Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo l'emozionante trasposizione in musica di una malattia terminale, narrata attraverso dell'ottimo progressive metal. Seppur ci siano molte, anzi, fin troppe band progressive metal che basano la propria musica soltanto sulla tecnica e sullo sfoggio di bravura, secondo noi il meglio del genere è altrove. In particolare si trova in quella branca del genere che, magari senza neppure rinunciare a tecnicismi e controtempi, è focalizzata più su sentimento e atmosfera. Qualcosa che per esempio fanno bene i Groove Therapist con Monologue. Secondo album di una carriera iniziata nel 2012 ad Atene, è intenso a livello emotivo sin dall'impegnativo concept. Racconta la vicenda di un uomo, Cassandros, che si scopre afflitto da una malattia terminale. Da lì passa attraverso le varie fasi del dolore, fino all'accettazione e poi all'inevitabile fine. Una storia che i Groove Therapist sono bravi ad accompagnare con le giuste suggestioni anche a livello musicale. Quello di Monologue è un progressive metal piuttosto classico, influenzato dai Fates Warning ma soprattutto dai Dream Theater. Non per questo però è banale o un clone di gruppi appena citati, al contrario possiede almeno una discreta personalità. È dovuta in parte alla tendenza del gruppo ad abbracciare vaghe tendenze sinfoniche e all'uso del pianoforte, che avvicinano il gruppo ai Savatage. Del resto, i Groove Therapist hanno anche un'anima da metal tradizionale, non prominente ma che il gruppo non nasconde. Contribuisce al fascino del disco anche un suono non perfetto, un po' sporco. Non inficia però il lavoro dei greci. Non un difetto, insomma. Come è un difetto se a livello tecnico il gruppo non tira fuori nulla che faccia trabuzzare gli occhi dalla meraviglia. A Monologue, del resto, non serve, come già detto. La sua intenzione principale è quella di raccontare una storia, e i Groove Therapist sono bravi a farlo. Il loro songwriting è maturo e ispirato, consente loro di costruire brani a tutto tondo, prediligendo la resa delle atmosfere, ma senza lasciare da parte la musicalità e la ricchezza sonora. Ottimi esempi di tutti questi fatti sono canzoni come la Open Daniel, Broken Dreams o la coppia formata da Touch of Hates e Dive into Nothing. La prima, come indica il titolo, rappresenta la negazione iniziale dopo la scoperta della malattia, con una drammaticità ben evocata dalle orchestrazioni e dalla voce intensa di Leantis Konstantidinis, ma senza rinunciare a un lato prog ben integrato. Anche la seconda è mogia, ma con più delicatezza. In generale, col proseguire del disco, i toni si fanno meno tragici, fino ad arrivare quasi alla positività. Accade nell'ottima Time to Move, che vira dalla cupezza alla distensione. Segue così la terza, strumentale prog di gusto delizioso, che sembra quasi allegra, ma nasconde un animo malinconico, che poi torna con forza nell'ultimo, tra i citati picchi di Monologue. Anch'esso molto ricercato e a lungo dimesso, per poi esplodere nella parte finale, con un'ultima scintilla lacerante di vita e tristezza prima dell'oblio. Oltre a questi picchi, però, il disco è costellato di momenti memorabili. Andiamo dall'ottimo scambio potenza-pianoforte di Morbid Alliance, fino alla dolcezza della conclusiva Epecheina. Il risultato di tutto ciò si rivela un'ottima incarnazione del titolo dell'album, il monologo interiore emozionante e sentito di un malato terminale che deve fare i conti con la propria mortalità. E se qualche pezzo risulta meno bello e meno riuscito allo scopo, in fondo non importa. Monologue non sarà un capolavoro del genere, ma risulta ottimo e sostanzioso. Se cerchi del progressive che non sia solo redda e vuota tecnica, oppure in generale del metal che ti sappia emozionare, possiamo solo consigliarti di concedere ai Groove Therapist almeno qualche ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Anche per oggi è tutto! Abbiamo acceso la tua curiosità sui greci? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella per non perdere nemmeno uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta, ciao!